Ciao a tutti e ben trovati per il nostro secondo appuntamento con i tutorial del tavolo da disegno. Spero che la puntata precedente vi sia stata utile e vi ricordo che sono sempre a disposizione per qualsiasi domanda o confronto. Ci tengo a dirvi che non so nascondervi quanto questo progetto di condivisione con voi, di tutto quello che ho imparato in ormai 20 e più anni di stampa digitale, mi entusiasmi sempre di più. Ci tenevo a comunicarvelo, grazie. Oggi continuerò a parlarvi di colore, di un colore in particolare, l'unico che in realtà non è un vero colore, nel senso vero e proprio del termine. Anzi, lui è l'assenza di colore e di luce. Avete già capito di che sto parlando, giusto? Del nero. Ma perché c'è bisogno di dedicare un'intera puntata ad un colore che non c'è? Perché il nero non è semplicemente nero. Usare il nero giusto può cambiare radicalmente l'impatto della vostra grafica e di conseguenza del vostro volantino, banner, del fondale per la festa del compleanno di vostro figlio. Ma come può essere questo nero? In che cosa differisce? Abbiamo due tipologie fondamentali di nero: piatto o ricco. Due aggettivi che già caratterizzano in maniera differente il nostro non colore. Ricordiamoci sempre, come detto nella scorsa puntata, che quello che vediamo a monitor non corrisponde necessariamente a quello che vediamo in stampa. Se non utilizziamo i parametri corretti, come abbiamo imparato nella conversione tra l'RGB e il CMYK, rischiamo chiaramente delle cocenti delusioni. E sì, anche con il nero. Perciò prendete carta e penna e iniziamo la nostra lezione. Il nero piatto è un nero composto da 0% di ciano, 0% di magenta, 0% di giallo e 100% di nero. Questa tipologia di nero viene utilizzata per testi, filetti e tutti quegli elementi piccolini che chiaramente con un nero più carico non renderebbero adeguatamente. Nero ricco invece è quel nero profondo, pieno, pingue se vogliamo, che si ottiene combinando le quattro tinte del CMYK secondo diverse percentuali. In base alla dominante cromatica impostata è possibile quindi ottenere dei neri più caldi, più freddi o più neutri. Non esiste quindi una sola combinazione di inchiostri. Le varie percentuali di colori da utilizzare variano in funzione dell'effetto finale che vogliamo ottenere. Il nero ricco più comune e più utilizzato è composto dal 63% di ciano, 52% di magenta, 51% di giallo e 100% di nero. Questo nero deve la sua popolarità al software Photoshop, motivo per cui è conosciuto anche come nero di Photoshop, in quanto è la conversione in quadricromia del nero RGB, quindi 000, che fa automaticamente il programma. Se vogliamo ottenere un nero più freddo, invece, imposteremo chiaramente una percentuale più alta di ciano, intorno al 60%, 0% di magenta, 0% di giallo e 100% di nero. Mentre se volessimo ottenere una variante più calda, imposteremo il ciano a 0, il magenta intorno al 60%, un 30% di giallo e un 100% di nero. Il nero ricco quando è che viene utilizzato? Viene utilizzato per fondi pieni, per elementi grafici di grosse dimensioni, dove un nero piatto risulterebbe tendente al grigio o con delle striature che spesso sono, problematiche che incontriamo nella stampa digitale. Bisogna poi sempre tener conto, quando parliamo di fondi pieni, che una buona percentuale del merito o del demerito della risposta che avremo va anche attribuito alla carta. Però questo è un altro argomento che approfondiremo in un altro video. Mentre provate a sperimentare i vostri neri, che siano piatti o ricchi, vi do un'ultima importantissima nota. Qualsiasi sia la vostra scelta cromatica, che sia calda, fredda, neutra, le differenti percentuali che compongono il nero di stampa, se sommate, non devono superare il 300% di copertura degli inchiostri. In primis perché una copertura maggiore darà vita ad una stampa molto satura, quindi troppo carica di colore. Secondo poi perché nessun supporto è in grado di trattenere tutto quel colore. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Nel prossimo video parleremo di abbondanze e segni di taglio, altro argomento critico. Per qualunque domanda ovviamente sono a disposizione nei commenti o potete mandarmi una mail, telefonarmi al negozio o passare a trovarmi in sede. Vi invito a mettere un like alla nostra pagina, iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella in modo tale da essere aggiornati per ogni video tutorial successivo che faremo e per poter usufruire delle nostre proposte di stampa. A presto, al prossimo video!